Ma che video stai facendo? È ovvio quando usare il presente indicativo. Se ti sembra così semplice, allora dimmi tu quando si usa. Beh, si usa per parlare di eventi presenti. Io mangio una pizza. Ne sei sicuro? Guarda questi due esempi. Dante Alighieri nasce a Firenze nel 1265. Domani mangio una pizza. Sei ancora sicuro di sapere quando si usa il presente indicativo? Ciao a tutti! A proposito, per chi non mi conosce, sono Ale di Learn Italian with Ale e insegno italiano online. Oggi studieremo insieme ben 6 usi diversi del presente indicativo. Spesso l'uso di questo tempo sembra semplice e scontato, ma vedremo che non è così. Allora, innanzitutto il presente si utilizza per parlare di azioni che si svolgono nel presente, nel momento in cui si parla. Lo possiamo vedere in questi 3 esempi. Tommaso ha freddo, accendiamo la stufa? Che ore sono? Sono le 8 di mattina. Oggi cucino la pasta al pesto. Quindi in tutti e 3 i casi abbiamo qualcosa che avviene nel presente, nel momento in cui si sta parlando. Nel secondo caso abbiamo un orario, quindi sono le 8 di mattina adesso, in questo momento. Il presente però si utilizza anche per indicare abitudini. Ogni giorno vado al lavoro in moto. Tutti gli anni festeggiamo il Natale in famiglia. Il lunedì cucino sempre il riso. Potete vedere dai primi 2 esempi che quando si parla di abitudini abbiamo spesso delle espressioni temporali che possono essere ogni giorno, tutti gli anni, ogni anno, ogni settimana, tutti i mesi e così via. Queste espressioni indicano infatti una ripetizione, quindi un'abitudine. Il presente indicativo viene anche utilizzato per parlare di verità assolute. Si tratta di quelle verità che sono valide per tutti. Parliamo quindi delle leggi, delle definizioni scientifiche, delle descrizioni geografiche. La somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi. Questa è chiaramente una verità scientifica. Stiamo parlando di geometria. Il Po sfocia nel mare Adriatico. Abbiamo qui una descrizione geografica. Un terzo esempio può essere: in estate fa molto caldo. Se il video vi sta piacendo, come sempre vi chiedo di lasciare un mi piace, che è molto importante per il mio progetto. Grazie mille. Ora attenzione, perché il presente indicativo può essere utilizzato anche per parlare del futuro. Solamente però con un futuro molto vicino. Domani pomeriggio vado dai miei amici. Tra 3 giorni partiamo per il Canada. Stasera io e Maria mangiamo una bruschetta. Ricordatevi bene questo uso perché è molto frequente nella lingua parlata. Cioè spesso noi italiani, quando parliamo, utilizziamo il presente per parlare di cose che avverranno nell'immediato futuro. Questa sera, domani, tra qualche giorno, tra una settimana. Attenzione ora, perché il presente viene anche utilizzato nel passato. Si tratta di un presente storico, lo chiamiamo così in italiano, presente storico. Viene infatti utilizzato per parlare solitamente di avvenimenti storici e serve per dare più enfasi quando si descrivono questi avvenimenti, quasi come se fossimo lì presenti a guardare quello che succede, come
se stesse succedendo adesso. La prima guerra mondiale inizia nel 1914. Napoleone muore il 5 maggio del 1821. Alessandro Manzoni scrive I Promessi Sposi. Quindi si tratta di un presente utilizzato nel passato quasi per immergerci in quello che viene raccontato, per sentirlo più vicino a noi, presente in questo momento. Abbiamo infine un ultimo uso che è legato anche questo al passato, cioè il presente utilizzato per parlare di azioni passate che continuano tuttora. Marco lavora in ufficio da 10 anni. Sono 5 anni che studio l'italiano. Si tratta quindi di azioni iniziate nel passato che continuano nel presente. Molto bene, anche oggi abbiamo finito la nostra lezione. Spero che l'abbiate trovata interessante e utile e mi raccomando, ricordatevi questi usi del presente e soprattutto cercate di riconoscerli quando ascoltate qualcuno che parla italiano. Se volete lasciate un commento provando ad esercitarvi con uno di questi usi del presente indicativo e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi. Ci vediamo prestissimo!